a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Radiocomandati. Oggi parliamo di un piccolo, se vogliamo non poi così piccolo, aggiornamento di uno degli strumenti che utilizziamo noi dei Radiocomandati. Sto parlando del nostro portale iradiocomandati.com. Ho deciso di fare un piccolo, in gergo si chiama refactor. Abbiamo cambiato tecnologia, abbiamo cambiato possibilità e ora possiamo fare le cose un pochino meglio. Prima di proseguire, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. È il miglior modo per sostenerci e fare in modo che questa grandissima e coccolosissima community cresca. Ci spostiamo subito sul mio desktop, così vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Ed eccoci qua, ragazzi, questa è la nuova homepage del nostro portale dei Radiocomandati. Lo sapete, il mio lavoro principale è proprio realizzare portali. Anche se non sviluppo da un po', così ho deciso di rimettermi un pochino sotto, anche così in luce anche di tutti quelli che sono i nuovi strumenti di sviluppo che esistono al giorno d'oggi, che velocizzano un po' questo processo e ci hanno dato modo di arrivare a quello che vedremo oggi in maniera un pochino più agevole e un pochino più strutturata, ecco, perché lo scopo è quello di espandere e potenziare quello che già avevamo come nostro portale dei Radiocomandati, per avere una sorta di hub, una sorta di portale con tutta una serie di funzionalità anche social che ci permetta di fare un po' così da collettore all'interno del mondo del modellismo. Ovviamente le news, gli articoli che andremo a scrivere, che abbiamo scritto nel passato, sono sempre presenti, tant'è che la sezione news la vedete qui, insomma, per il momento suddivisa tra RC, Mini 4VD ovviamente sempre presenti, e annunci in generale. Questa è la home che potete vedere suddivisa per varie categorie con un po' di richiami ai nostri social e tutto quello che si può fare. Sì, perché questo portale ci dà modo sia a noi di fornirvi qualcosa per il vostro supporto e a voi di avere degli strumenti tecnologici per supportarvi nelle vostre attività modellistiche. Tra le varie cose che abbiamo fatto ci iniziano anche ad essere degli strumenti gratuiti. Il primo fra tutti è ve lo faccio vedere qui in maniera molto molto rapida, l'editor di pista. Ne esiste uno che è veramente molto figo, che utilizzano tutti, che è collegato a un software. Non vogliamo sostituire niente, ovviamente, però per fare in modo che sia tutto qui integrato, tutto insieme, e gli abbiamo dato anche una svecchiata da questo punto di vista, la possibilità di utilizzarlo da mobile, la possibilità di poter ruotare i pezzi in maniera un po' più facile. Abbiamo quindi riscritto tutto l'editor, il track editor, sia per 5 che per 3 corsie, ragazzi. Lo vedete qui, è uno strumento di cui sono anche abbastanza contento dell'esito, perché sotto di me non lo vedete, ma ci sono 2 tastini che danno la possibilità, vediamo se mi posso nascondere un attimo al volo io, ecco, così riuscite a vederlo meglio. C'è proprio la possibilità appunto anche di ruotare i pezzi, vedete, vi faccio vedere, avendo anche la possibilità di andare full screen. Ovviamente non lo farò perché altrimenti non vedrete più niente, ma abbiamo anche la possibilità di ruotare i nostri pezzi per averli orientati dove vogliamo. Oltre a questo abbiamo la possibilità di passare in una selezione da vista a pezzi in modo tale che possiamo anche spostare quella che è la nostra area. L'area di inserimento si può anche ingrandire, perché magari volete fare delle piste da fuori di testa e quindi ne volete fare una che è magari parecchio più grande, ok? Eccola qui. Abbiamo un'area che si può anche posizionare meglio in questo modo. Tutti i pezzi, insomma, hanno la possibilità di essere agganciati, c'è una sorta di magnetino tra un pezzo e l'altro che vi aiuta ad inserirlo, e vedete qui nel momento in cui andate a comporlo avete la possibilità di vedere quelli che sono anche i metri che vanno a comporre la pista. Abbiamo sia parti da 5 corsie che anche da 3, ok? Quindi abbiamo fondamentalmente, in realtà sono funzionalità che erano già presenti nel track editor che tutti utilizzano. Abbiamo deciso di farne uno nostro, ovviamente ispirato a quello perché è sicuramente più funzionale. C'è alcune possibilità in più, definiamole così, come la possibilità di colorare i pezzi, per n.000 motivi potrebbe essere utile a chi progetta, la possibilità di esportare in PNG l'immagine e di esportare anche in PDF con una sorta di sommario di tutti i pezzi utilizzati e dei metri che vanno
a comporre la pista per poterla poi condividere. Questo è uno strumento che diamo gratuito tramite il nostro sito, così come il vecchio Track Editor, non c'è alcun motivo per cui non dovrebbe esserlo, così come il 90% di quello che troverete all'interno del nostro sito. C'è poi una fantastica sezione di altri strumenti che sono invece dedicati agli abbonati al canale. Sì, perché anche per ringraziarvi dopo tutti questi anni di tutto il supporto che ci avete dato, abbiamo deciso di, come dire, restituirvi qualcosa, perlomeno dal punto di vista digitale, che è ovviamente il mio campo dove mi sento un pochino più pro, di così darvi strumenti che tramite l'analisi dei dati possono appunto supportarvi. Ci sono vari strumenti, per il momento 4, ma li vedremo al momento giusto. Questa è quella appunto che è la nostra, definiamola, area pubblica, ok? Quindi abbiamo la home, la sezione delle news, con tutte le news che abbiamo fatto, vedete qui c'è le news della collaborazione con Tamiya Italia, del Model Expo, insomma tutte le varie news di uscita, vedete il mio bel faccione che campeggia sempre. Ora mi rimetto così almeno mi potete vedere e insultarmi come vi piace tanto fare. E nel menu abbiamo un'altra sezione che è molto molto importante, soprattutto se siete dei neofiti e state cercando un posto vicino a voi che tratti, dal punto di vista dei negozianti, di una branca del modellismo. Sì, perché tante volte ci viene chiesto dove trovo dei ricambi, dove trovo dei pezzi. Ma il negozio che ho vicino casa fa solo Mini 4VD, ma il negozio che ho vicino casa fa solo RC, solo ferroviario e vi dicendo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa sorta di mappa che vi dà la possibilità di andare a filtrare per regione appunto quelli che sono i negozi che mano a mano stanno aderendo. Sono tanti, ragazzi, arriveranno tutti il più possibile e chiediamo anche la vostra collaborazione, negozianti e organizzatori che ci seguite, perché è pronta anche la stessa cosa per gli organizzatori, quindi ci sarà una mappa con tutti i punti in cui si organizzano gare sia di RC che di Mini 4VD. Per il momento questo poi arriverà anche per altre branche del modellismo dinamico. Quindi è sufficiente appunto ad esempio selezionare la regione per vedere appunto i pin. Vedete qui c'è il buon Edo e il nostro carissimo Tempio con anche i link. Adesso ovviamente siamo in fase di aggiornamento di tutti i dati, ma arriveranno. Vedete ad esempio Edo li abbiamo già inseriti tutti, ci sono i social, ci sono una piccola descrizione dove trovarlo, l'indirizzo, e ovviamente anche questi filtri danno la possibilità in combinata di andare a filtrare in base a quello che ci interessa. Quindi questo è un altro dei tanti strumenti che vi mettiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione del modellismo in Italia. Così vi confesso che mi diverto un sacco a fare queste cose, quindi è più una cosa che mi diverto io quasi che tutto il resto, però ecco, speriamo che possa essere utile soprattutto ai nuovi per avere un piccolo hub, un piccolo riferimento di dove trovare negozianti. Come abbiamo scritto qui, ci tengo a precisarlo, non abbiamo rapporti commerciali di nessun tipo con questi negozi, semplicemente è un aiuto dall'altra parte, ok? Noi che acquistiamo, che comunque ci avvaliamo dei negozi community, abbiamo la possibilità di trovarli tutti qui, perlomeno quelli che hanno, per così dire, voglia di comparire sul nostro sito. Gli altri si attaccheranno al tram. Oltre a questo, dato che me l'avete chiesto proprio oggi, ciao Fede, ho riportato anche, dato che nel vecchio sito c'era, il link appunto alla nostra vetina Amazon, dove andiamo ad inserire tutte quelle che sono delle piccole raccolte di nostri consigli, di nostri ricambi che possono esservi utili così ai fini di acquisto modellistici. In quest'area qui sotto abbiamo cercato anche un po' di spiegarvi che cosa faremo, che cosa fa questo portale nel momento in cui deciderete di registrarvi al portale dei radiocomandati. Tramite questo portale appunto ci sarà la possibilità di ricercare delle gare, di iscriversi appunto a queste gare e di avere una propria pagina profilo, una propria pagina team, anche del team, sì ragazzi, in cui tutte le nostre statistiche, le classifiche sia di gare che di campionato, che di racer, che di team, potranno essere mostrate, condivise, commentate e soprattutto condivise anche. A questo punto vi faccio vedere anche come funziona. Dopo la login la nostra home page si trasforma. Sì, si trasforma perché da questo punto di vista avrete sia la possibilità di gestirla come vorrete,
con tutta una serie di widget. So che vi piace personalizzare le cose, se no non saremmo modellisti. Per cui vi ho dato la possibilità di scegliere tra tutta una serie di widget, averli, non averli, e l'ordine che devono tenere. Quindi è sufficiente, vedete, trascinarli per poterli riordinare o anche nascondere per avere solo quello che vi interessa, per esempio. Che cosa compare in home? In home compaiono le gare, fondamentalmente le gare, quelli che sono i prossimi eventi. C'è la possibilità di seguire determinati organizzatori, quindi non solo i prossimi eventi in linea generale per tutti gli organizzatori, ma anche mettere il classico segui, ok, da social, per fare in modo di ricevere nella propria home tutti gli aggiornamenti delle gare che sono così in procinto di avvenire. Nella parte sottostante, vabbè, questa è tutta dinamica, ve lo dicevo prima, abbiamo anche le nostre statistiche, sì, perché questo, insomma, so che vi piace tanto guardare i vostri trofei, le vostre cose, e ci punteremo tanto su questo in termini di funzionalità tramite le partnership e le collaborazioni che faremo su base annuale, per il momento vedremo. Ci saranno anche dei trofei e eventualmente dei premi così tramite questo sistema di classifiche che sarà un po' più generale. Sì, ragazzi, so cosa state pensando. State pensando, ma volete fare una sorta di federazione? No, ok? Nessuno sta cercando di fare niente di strano. Stiamo solo cercando di darvi un strumento social un po' più ritagliato sui nostri bisogni, ok? Quindi è una cosa di organizzazione dei radiocomandati. Non è specifica per le Mini 4VD, è generica per il modellismo dinamico, ok? Tutto quello che non è Mini 4VD per noi è RC al momento, ma nulla vieta aggiungere altre categorie come potrebbero essere le slot e via dicendo, ok? Sì, ragazzi, anche le Mini Z sono RC. Detto questo, so che volete vedere la ciccia, quindi la vediamo subito. All'interno dell'area riservata, che è questo bel menu che compare nel momento in cui vi siete loggati, abbiamo, qui lo vedete, la lista degli organizzatori. Per il momento abbiamo Ale4VD, che ringrazio perché sin da quando abbiamo iniziato a sviluppare, fa parte della nostra community, devo ammettere mi ha dato una gran mano durante lo sviluppo, è stato veramente veramente ottimo, mi ha aiutato tantissimo e questa cosa si vede perché fondamentalmente tutto lo sviluppo alla fine sta procedendo bene anche per quelle che sono le esigenze di un organizzatore reale. Stessa cosa per i Black Panthers, volevo ringraziare Bela che appunto è entrato così per così dire nell'entourage dei Black Panthers, ha deciso di registrare comunque anche i Black Panthers. Noi siamo veramente molto felici di averli a bordo e ragazzi spero che vi sia veramente utile. Creeremo anche un sistema, in gergo si dice, di ticketing, ovvero per contattarmi direttamente dalla piattaforma se vi serve qualcosa, se c'è qualcosa che non va o se volete anche semplicemente darmi dei suggerimenti, lo potrete fare senza problemi. Implementeremo quello che serve. Ovviamente c'è il tempio perché, insomma, anche un po' per deformazione personale io e Gianlu ci capiamo da questo punto di vista, siamo due informatici e devo ammettere che anche loro, come sempre, ci danno una gran mano. E vi faccio vedere, ad esempio, un organizzatore, come funziona, ok? C'è la possibilità di seguire l'organizzatore, visitare il suo sito, ha tutta una serie di informazioni che può rendere anche pubbliche, quindi le pagine organizzatori potranno essere accessibili per quello che decide l'organizzatore anche in maniera pubblica. E poi ovviamente tutta una serie di informazioni legate appunto agli eventi, gare e campionati che l'organizzatore andrà ad organizzare. Ve ne faccio vedere una proprio al volissimo, cioè questa bellissima thumb che è stata fatta alla precisione. Complimenti ad Ale4VD da questo punto di vista. Una descrizione, c'è la possibilità di caricare foto, vedete che io ho questi bottoni perché sono amministratore, quindi posso intervenire per darvi una mano. C'è anche la possibilità di commentare perché magari, non so, avete una domanda sulla gara che volete sottoporre direttamente all'organizzatore, potete commentare direttamente e c'è anche un fantastico sistema di notifiche qui che vi dà appunto anche la possibilità di interagire non solo racer con organizzatori, ma anche racer con racer. Vi potete scrivere anche tra di voi e continuare a insultarvi anche a fine gara. Ovviamente l'organizzatore ha tutta una serie di possibilità per quanto riguarda la definizione dell'evento, così anche come le regole di ingaggio, di iscrizione appunto all'evento. C'è tutta una serie di categorie di gara, lo vedete, questa è una gara T-Mac. Ovviamente questo è una di quelle cose che abbiamo impostato come definibile, ok? Al momento ci sono le categorie di Mini 4VD che conosciamo, se ne dovesse nascere un'altra, la aggiungiamo senza problemi. Se volete utilizzare anche
un regolamento a parte, un altro regolamento, ecco, da quel punto di vista lì parliamone e capiamoci. Volevo precisare soltanto una cosa: per il momento la registrazione come organizzatori richiede una conferma lato nostro, lato amministratori, proprio per evitare che ci sia una proliferazione di richieste di organizzatori che utilizzeranno la piattaforma e che magari non organizzano gare, ok? Quindi nel momento in cui andrete a richiedere di iscrivervi come organizzatori, mi arriverà la notifica, ci sentiamo, capiamo un po' che cosa avete in mente, perché se è una gara all'anno, ragazzi, capite bene che diciamo, dato che questo è un servizio che vi forniamo anche in maniera gratuita, dobbiamo anche tutelare le performance, quindi non entreranno qualsiasi tipo di gara della domenica, ma perlomeno di quelli che sono effettivamente degli organizzatori che possiamo definire consolidati, ok? Questo ci terrei a precisarlo. Ovviamente da un punto di vista della visualizzazione, vabbè, queste sono tutte fighetterie mie che mi piace sempre inserire. Avete la possibilità di filtrare dal punto di vista degli eventi, cercarli con 800.000 filtri, le tipologie di categoria e di visualizzazione anche. Vedete, c'è la possibilità qui di cambiarlo. Questa appunto era la lista degli organizzatori. Veniamo alla lista dei campionati. Sì, perché al momento abbiamo anche la possibilità di gestire dei campionati strutturati a tappe. Questo perché? Perché nel momento in cui si crea un campionato abbiamo fatto una sorta di creazione molto veloce delle singole tappe, dove tutte le informazioni più generiche vengono prese effettivamente dal campionato e per la singola tappa andrete ad inserire banalmente soltanto la data e il numero massimo di partecipanti o poco altro, ok? Grazie Gianlu per la dritta, perché questa è stata veramente molto fondamentale. Proseguendo, ovviamente l'avete vista prima, c'è la pagina effettiva di tutti gli eventi indipendentemente dal campionato e dall'organizzatore, dove ogni racer può andare appunto ad iscriversi. E poi veniamo a ovviamente la pagina dei team. Questa è una chicca che volevo farvi vedere, perché la stragrande maggioranza dei racer comunque di lunga data del mondo Mini 4VD, ma in realtà è una cosa che succede anche nell'RC, si aggrega in team. Qui tra l'altro vedete c'è il mio, il team dei Bulldog, dove adesso vi farò vedere qui, esatto, ci vedete qui che campeggiamo nella nostra fantastica foto. Abbiamo la possibilità comunque, vedete, questa è la nostra bacheca. Ringrazio anche Mancio e Cosmo che mi hanno aiutato testando e provando varie cose. Ecco, di avere la vostra bacheca. Potete gestirla sia in maniera pubblica, quindi per ogni singolo post decidere che venga visto al di fuori del team, oppure che sia visto soltanto per i membri interni, quindi anche delle informazioni vostre che vedrete solo voi, lo potete assolutamente fare, non c'è il benché minimo problema. Ovviamente i team possono aggregarsi dal punto di vista anche di quelle che sono le categorie di racing. Qui, giusto per test, abbiamo fatto un togliamenti, è rimasto solo Team Hack, ma ovviamente i Bulldogs fanno tutto, compreso le Mini Z. Ovviamente anche per i team, nel momento in cui vi iscriverete come racer, avrete la possibilità di fare richiesta di team, ok? Per una questione anche di, come dire, di quieto vivere e di moderazione, tutte le richieste di team arriveranno agli amministratori, che sono io ovviamente, tutto lo staff dei radiocomandati, che come sempre gratuitamente e senza alcun impegno andremo a vagliarle tutte e ad approvarle tutte, ragazzi, perché insomma confidiamo in voi che non andrete a utilizzare nomi offensivi o comunque a sfruttare la piattaforma per cose che sono anche al di fuori di quelli che sono i termini di utilizzo. Sì, perché iscrivendovi, ovviamente, come tutti i servizi web, ci sono anche dei termini di utilizzo che prevedono il buon uso e la corretta disciplina. Nella sezione, ovviamente, i miei team è una ripetizione che probabilmente cambierà nel tempo, probabilmente accorperemo per avere meno voci a menu. Vedrete i vostri team a cui siete aggregati, sì, perché magari nell'RC fate parte di un team, nelle Mini 4VD di un altro, no? E poi abbiamo un'altra cosa molto interessante che è il calendario, ok? Lo vedete? Qui ci sono appunto le gare, qui ad esempio c'è la gara 3 del Caro Tempio, che insomma vi fa vedere quelli che sono appunto gli eventi in procinto di avvenire. La vista settimanale al momento ovviamente è vuota, come potete vedere. Se vado alla settimana successiva, eccola qui, abbiamo la gara 3 del Tempio. E direi che queste sono tutte le funzionalità che al momento abbiamo all'interno del portale dei radiocomandati come funzionalità pubbliche e completamente di libero utilizzo, alcune previa registrazione, alcune pubbliche. Oltre a questo però abbiamo anche un'area abbonati
che ora vi farò vedere, perché diciamo non ne abbiamo mai più di tanto parlato, dove ci sono appunto tutti i vari strumenti che sono dedicati ai nostri abbonati al canale YouTube. Sì, perché abbiamo deciso finalmente e ci siamo riusciti, perché dovete sapere che per fare questo tipo di cose bisogna richiedere una serie interminabile di autorizzazioni e di validazioni direttamente a Google, di avere un'integrazione che verifichi direttamente, cioè, o meglio, la farete voi, ma in maniera automatizzata, il vostro abbonamento sul nostro canale YouTube. Quindi se l'abbonamento è valido, potrete usufruire appunto di quest'area abbonati che andrà a comporsi mano a mano nel tempo di nuove funzionalità, spero tante il più possibile, ma andremo anche nella direzione in cui ci chiederete voi, di realizzarne altre. Qui, insomma, vi do il benvenuto nelle aree abbonati. Una fra tutti, ne ve ne ho già parlato e poi è diventata un pochino più strutturata. C'è appunto la funzionalità che prevede l'analisi dei file Excel che sono prodotti durante la funzionalità di ciclo dal toolkit RC M8D. So che altri caricatori fanno questo tipo di operazioni. Io vi invito a contattarmi perché mi piacerebbe integrarli. So che gli SDT forse lo fanno, ma non ho la possibilità di raggiungere questo formato di file. Mi servirebbe perché lo vorrei aggiungerlo. Se vi fa comodo, fatemelo sapere e lo aggiungiamo velocemente. Vi faccio vedere brevemente come funziona. Mamma mia, che capelli, sempre. Ormai è diventato un meme sta cosa, che registro sempre con delle pettine inenarrabili. Come funziona? Allora, vi dicevo prima, poi vediamo anche le altre, ma lo faccio molto brevemente, non scenderò nel dettaglio. È sufficiente appunto andare a selezionare, non credo l'abbiate visto, ma ho selezionato un file dal mio PC che è l'output appunto di un file XLS fornito tramite il toolkit RC M8D, che è una micro SD, insomma, crea questi benedetti file. Allora, step 2 si definisce quelle che sono le batterie che lui vede dentro l'Excel di cui si vogliono trattare. Leghiamo tutte, andiamo allo step 3 e qui già iniziamo ad avere dei dati che ci vanno a leggere i dati sia in carica che in scarica, perché ogni file che viene staccato dall'M8D è appunto un ciclo completo, quindi scarica-carica o in base a come lo avete definito voi, e iniziamo a fare dei ragionamenti, ok? Quindi SAG, decay, non vi devo stare a insegnare niente in questo momento, ma abbiamo tutta una serie di informazioni che vengono supportate dai ragionamenti sui dati, basati anche sull'intelligenza artificiale, che ci permettono di andare a capire se i dati di andamento di tensione nel tempo che abbiamo appunto nel nostro file Excel sono coerenti con tutta una serie di suggerimenti. Ok, questo ad esempio sono delle pile, sono 2 pile che hanno un bilanciamento accettabile, vanno abbastanza bene, c'è un'ottima partenza da questo punto di vista. Se c'è un qualcosa che non va, troverete dei bei banneroni rossi o gialli in funzione di quello che sarà. Avete anche la possibilità di esportare questi dati e poi di proseguire, se proprio per gli smanettoni, per andare a vedere quello che è appunto il grafico, i vari grafici di andamento, quindi il decay, ok? Questo file qui non era perfetto, ragazzi, quindi non state più di tanto a guardare effettivamente quello che è l'andamento del grafico, però insomma così volevo farvi vedere questo. Tornando nella nostra area abbonati, il secondo strumento non è un vero e proprio, l'abbiamo chiamato ricambio Mini 4VD, ma in realtà è una sorta di inventario. Perché? Allora abbiamo fatto una sorta di follia di import massivo di tutti gli item che siamo riusciti a trovare con degli scraper insomma in giro per il web, ok? E abbiamo la possibilità di cercare qui da questo punto di vista dei nuovi item. Questo è il mio inventario, lo vedete? Dove io qui, vabbè, adesso ho inserito soltanto un item. Ci sono anche le foto, ragazzi, di quelli che ho trovato. So che è una follia, ma cercheremo anche di manutenerlo. Qui dentro, per esempio, potete trovare, ad esempio, abbiamo un po' di FRP, vedete? E qui avete la possibilità non solo di vederle, ok? Ma anche di dire, ok, questa ce l'ho, me la aggiungo al mio elenco, quante ne ho, in che stato è aperta, è chiusa, quando l'ho acquistata oggi, ok, l'ho acquistata oggi. Quindi vanno fondamentalmente ad essere inserite all'interno del vostro inventario e qui rapidamente potrete andare poi effettivamente a gestirne il numero.
Avete anche poi la possibilità, dato che avete una pagina Racer di cui potete gestire il fatto che sia accessibile pubblicamente o meno, di inserire quello che è il vostro inventario, perché magari vi fa comodo mandare a un amico tutta la lista del vostro inventario, non so, all'interno del vostro team. Magari c'è uno che ha un item che vi serve, vi mandate la pagina del vostro profilo e lo vedete in maniera molto molto facile. Questo secondo me è una funzionalità che io inizierò sicuramente a utilizzare personalmente. Gli item sono comuni, ok? Quindi avete la possibilità sia di inserirne di nuovi e vanno dentro un calderone comune a livello di piattaforma se li approviamo, però ovviamente sappiate che continueranno ad arrivarne in funzione anche un po' delle uscite. E questo è quanto per quanto riguarda appunto l'inventario. Qui arriviamo a una funzionalità su cui ancora stiamo lavorando, l'abbiamo già messa pubblica perché vorrei anche un po' il vostro feedback, ma secondo me è abbastanza interessante. Anche in questo caso si parla di calcoli di rapportazione, diametri delle gomme, telaio, non rapporti e via dicendo. Ok? Quindi in funzione di quella che è la tipologia di pista si vanno così per così dire ad accendere dei telai che sono più o meno indicati. Ok, vedete c'è ancora qualcosina da migliorare, però sicuramente in una pista veloce un rapporto 3-5-1 sui telai, che sono quelli in blu perché blu è meglio di giallo e verde dovrebbe essere un intermedio, diciamo, rosso è pessimo, vi dovrebbe già dire indicativamente un po' di informazioni, quindi ruote suggerite in funzione di quella che è appunto il ragionamento che andiamo a fare. Arriveranno anche dei ragionamenti in termini di tipologie di gara, quindi andremo ad aggiungere a quello che è la logica totale i regolamenti. Ok, anche questo da questo punto di vista verrà inserito all'interno del calderone per darvi modo non di avere un setup già fatto e finito, ma di avere una sorta di sistema di consiglio. Ok, qui lo vedete nei risultati, sicuramente anche in funzione di quelli che sono i motori che andrete a scegliere, possiamo fare un certo tipo di ragionamenti e confrontarli. Ok? Qui abbiamo anche tutta una serie, vedete in grigino il telaio B, vedete c'è scritto qui, e il telaio verde il telaio A. Quindi già sulla base di questo potrete andare a fare anche delle comparative con quelle che sono delle analisi che non abbiamo fatto noi, sono comuni e sono per così dire consolidate e pubbliche a livello mondiale, quindi ci siamo appoggiati su dati consolidati. Così come il grafico che riporta la coppia e la velocità dei motori, quindi una classificazione puntuale che potete vedere qui di tutti i vari motori che siamo andati a mappare. Questo ovviamente è un punto di ingresso, ragazzi, lo abbiamo fatto in queste settimane, continuerà ad aggiungersi. Questa è una delle ultime funzionalità, così come la catalogazione di quelli che sono i dumper, arriveranno anche le immaginette e ci sarà una marea di roba da questo punto di vista. Abbiamo anche iniziato a fare una funzionalità per i nostri amici dell'RC, sapete che insomma il mio cuore batte sempre in quella direzione, che è il diario assetto RC. Dovete sapere che per la stragrande maggioranza delle volte in cui si va in pista è bene annotarsi quelli che sono gli assetti delle nostre RC proprio in termini di misura, quindi il camber che viene applicato, la durezza dell'olio, insomma tutto, ok? La tipologia di ammortizzatori, la lunghezza, se abbiamo cambiato le molle, tutto, ok? Io qui ad esempio, è un esempio, perché comunque è il mio privato con cui ho fatto dei test, abbiamo la mia arma Big Rock, io posso, ve lo faccio vedere da zero, andare a creare una nuova revisione, l'abbiamo chiamata così, in cui vado a definire modello, motore, in KV, che tipologia di ESC, il servo, la radio che ho utilizzato, la rapportazione, l'altezza da terra, le gomme in termini di mescola, come è andato il mio test e delle altre note generiche. Ok? Qui ho poi tutta la serie di altre informazioni che posso andare a tracciare e che cosa mi serve la prossima volta in termini di checklist, no? Cioè che cosa dovrò fare la prossima volta, mi lascio degli appunti. Ok? Questa è un'altra funzionalità che può, tra l'altro, essere scaricata in formato PDF e inviata. Ok? Perché? Perché molte volte una delle cose che si fa nell'RC quando si trova un buon assetto, soprattutto magari se si corre in un team o comunque in maniera molto strutturata, è consolidare l'assetto e poi
condividerlo anche magari tramite i social o trasferirlo magari a un compagno di squadra o a chi serve. Quindi anche in questo caso esportazione in PDF di tutti i dati che avete inserito qui per la vostra RC. E questo è tutto, ragazzi. Questo è il punto in cui sono arrivato. Come vi dicevo, arriverà un sistema, chiamiamolo, di ticketing, come si dice nel mondo informatico, in modo tale che vi sia anche un po' più facile inviarmi segnalazioni o comunque punti da chiarire a livello della piattaforma se qualcosa non va, ok? Quindi inseriremo un qualcosa che sia richiamabile da qualsiasi pagina del portale dell'area riservata, appunto per inviare segnalazioni. Al momento, fin tanto che questa funzionalità non viene aggiunta, potete farlo tramite uno dei topic specifici all'interno del nostro Telegram, sul canale dei radiocomandati, che appunto è MHL. Perché si chiama MHL? Perché all'inizio avevo pensato di chiamarla Model Hobby Leaderboard, cioè volevo fare una sorta di classifica social multi-organizzatore, multi-categoria per tutti i racer. Ovviamente la cosa si è evoluta, quindi la continueremo a chiamarla MHL, ma penso che poi faremo magari un sondaggio direttamente in piattaforma per scegliere il nome appunto dell'area riservata del sito dei radiocomandati. E direi che per questo sito un pochino più vicino al mio mondo di origine, ovvero il mondo informatico, è tutto. Spero che vi sia piaciuto e ragazzi, potete già registrarvi, è già pubblico. Tutte le funzionalità lo sono, ovviamente fatemi sapere se avete consigli, suggerimenti e a Dio piacendo, arrivederci, alla prossima. Ciao!